Salve, allora abbiamo visto i buoni risultati della MX7 di Arctic. Qui ho preso la confezione da 8 grammi e si può anche fare il test, fake check, testare, prodotto approvato. E però dico, i risultati sono stati validi e però bisogna vedere anche come si applica, perché per esempio la vecchia M5, M6, M4, scusatemi, e la M56 sono andate gradualmente un pochino a peggiorare, come in termini di viscosità molto morbida la M4, sempre un pochino più dure le altre seguenti. Quindi ho questa base in copper, cioè un HIS IHNS di un processore vecchio che usavo in rame, quindi proviamola sul rame come la viscosità della M7. Allora, quando le spalmo io ne metto sempre un po' di più, così da essere sicuro che mi basti. Chiaramente non è poca, ora però vediamo se si riesce a stenderla bene. Ecco, già quando inizia a fare così si sa già che si va incontro a qualche bestemmiuccia. Quindi direi che come primo impatto l'applicazione non è certo delle migliori. Ora voi mi potrete dire: Simone, ma questo è copper, è diverso dall'altra superficie? E no, perché chiaramente quando l'ho utilizzata, quando l'ho fatto i test, l'ho provata e il risultato era uguale anche sulla parte nickel dei processori. Quindi bando alle ciance, tocca aggiungere un altro po', abbastanza direi anche, e come per ogni pasta, come abbiamo visto anche le vecchie thermal grizzly o altre, merita sempre, vediamo anche così come indicazione quanto può essere più semplice scaldandola per spalmarla. Perché spalmarla? Perché, come ripeto sempre, in questo caso abbiamo la garanzia che non sia troppa o poca, oddio, anche se qui magari è un po' troppa, però avete visto che non spalmandosi non è difficile se troppa. E poi abbiamo la sicurezza di coprire tutta la superficie dissipante. Cambia qualcosa, perché chiaramente se uno riesce a sfruttare tutta la superficie dissipante, ovviamente qualcosa cambia anche come logica. Ecco che in questo caso sì. Adesso dovrebbe ammorbidire, ecco che piano piano si riesce a stenderla a dovere. Quindi basta giusto una scaldatina. Si raffredda subito. Vabbè, questo comunque era per farvi vedere, magari sai cosa che questo dissipatore è anche un pochino sporco magari, però ecco, senza fare il lavoro perfetto di precisione, comunque farvi vedere quanto sia, non è semplicissima da spalmare. Comunque con un phon si risolve in un attimo e si ha un risultato discreto. Ora, detto sporco magari, poi capito, si riparte, si riprova e si ritorta via tutto. Va bene, questa era solo per far vedere la viscosità, quindi scaldatela in caso vi forniste della MX7, che merita, perché è una gran bella pasta. Chiaro, non sono i miracoli 10 gradi, però sicuramente migliori delle precedenti e valida.
bisogna scegliere se l'applicabilità o le prestazioni. Bene, a posto, vi ringrazio, ciao.